Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il canale per voi creativi, creative e collezionisti, modellisti e più ne mettete più ce ne saranno. A prescindere da tutto, oggi partiamo da una cosa che avete già visto poi nella copertina, quindi non è che posso fare tanti spoiler, ma voglio dire, oggi parliamo di questi, della Plasma Series prodotta da Hasbro nella serie appunto dei Ghostbusters. Come avrete letto dal titolo, una serie completa o quasi, perché mi sono permesso di farmi un regalo e di prendermi una serie quasi completa, perché in realtà poi arriverà un altro pezzo e ne uscirà un altro, ma vi faccio lo spoiler dopo. Quindi state con me fino alla fine perché vi svelerò qualche segretuccio e appunto mi sono regalato la serie dei personaggi prodotti da Hasbro, una serie che si chiama Plasma Series dedicata al film dei Ghostbuster del 1984, quindi il primo film. Uno di quei film che a me mi sono piaciuti subito perché insomma ero piccolo, nell'84 avevo 8 anni più o meno, sì 8 anni, e quindi insomma ero nel pieno dell'essere preso da questi film un po' fantastici barra umoristici, perché insomma Ghostbuster fa anche ridere, ed è una cosa che mi sono sempre piaciuti. Questi film sono il mio pane, come Batman, il primo Batman che andai a vedere al cinema quando ero piccolino. Insomma, questi film sono un po' quello che riguarda un po' la mia infanzia. E adesso vi faccio vedere anche tutti gli altri personaggi, ma andiamo sul tavolo. Gli altri li ho già unboxati per fare prima, perché effettivamente sono un po' ostici da tirar fuori dalle scatole, ma adesso ve lo faccio vedere e vediamo anche tutto il resto. Se volete però dovete iscrivervi al canale, io ve lo ricordo sempre, È così, come sempre vi dico, ormai dovete iscrivervi in fiducia, così, per farmi contento, perché sennò poi ci rimango male. Per cui iscrivetevi, trovate il link qua sotto con iscriviti, cliccate la campanella, fate tutto quello che dovete fare e sotto trovate tutti i link del caso, se ce ne sono, come tutti i miei video. Ma adesso andiamo ad aprire questo perché vi faccio vedere anche tutti gli altri. Ed eccoci qui, questo è Winston Zeddemore, che, curiosità, io sono andato a leggermi qua e là qualche tempo fa la biografia, chiamiamola così, del film del 1984, e l'attore che doveva fare appunto Winston Zeddemore doveva essere Eddie Murphy, ma aveva già firmato il contratto per fare Axel Foley nel film che poi l'ha reso famoso sostanzialmente, perché Beverly Hills Cop, e altrimenti secondo me forse avrebbe fatto, diciamo così, non avrebbe fatto gran fortuna, perché comunque questo attore, questo personaggio più che altro, era un personaggio relativamente di secondo piano. Ma andiamo a prenderlo, questa era una curiosità, andiamo ad aprirlo, vado ad aprirlo così, facciamo prima, ok, eccoci qua, vi faccio vedere come li ha incastonati bene la Hasbro. Allora, dentro, questa è la scatolina vuota, ovviamente. Abbiamo il retro della confezione che fa vedere qualche immagine della Ecto 1, dello zainetto protonico, insomma del fucile protonico, eccetera, ma niente di così eclatante. La mettiamo da questa parte. Poi abbiamo tutto quello che contiene il personaggio, vediamo se riesco a farvelo vedere senza sbrilluccichi enormi, ok, così più o meno dovreste vederlo. Abbiamo il personaggio, ovviamente, lo zainetto protonico con il fucile,
ogni personaggio ha un accessorio, in questo caso Winston ha il raggio protonico sostanzialmente che simula il raggio protonico che si può attaccare al fucile, e un pezzo di questo cane malefico, chiamiamolo così, che si vede nel film. Nel film sono due, ma poi vi spiego tutto alla fine del video. Andiamo ad aprirlo e vi faccio vedere che la Hasbro questa volta secondo me un po' ha migliorato. Qua ci sono delle avvertenze, non ce ne importa nulla, questo lo mettiamo così anche in sfondo, magari ci dà una leggera mano. Allora, per togliere il personaggio da questo benedetto blister, che è una roba allucinante, è incastonato, cioè io devo prendere un braccio, scusate il casino, e riuscire a toglierlo perché è incastonato. Ora togliamo tutti gli accessori, perché questo è il nostro Winston, togliamo anche gli accessori che ha all'interno, come l'accessorio della il fucile. Vedete che sono incastratissimi. Questo è vediamo se mette a fuoco, dovrebbe vedersi meglio così. Questo è lo zainetto protonico con il suo fucile protonico, che si può ovviamente inserire qui, e ce l'hanno in spalla, ma adesso vediamo. E poi abbiamo un pezzo del cagnaccio malefico del film, che se non ricordo Vince Clorto, che nome brutto, non me lo ricordavo questo nome, però fa niente. Andiamo a togliere anche questo pezzo, perché nelle 6 figure che compongono questo set, e le ho prese tutte, poi vi spiegherò anche un'altra cosa, sempre spoiler alla fine, compongono alla fine appunto questo cagnaccio malefico. In ogni figure c'è un pezzo per comporre questo personaggio, che in totale, presi tutti e 6, formano 7 personaggi, perché questo è il 7° personaggio. Prima di tutto andiamo ad inserire, a parte le giunture, adesso vi faccio vedere le articolazioni, in realtà sono molto buone, e oltretutto nella parte delle ginocchia, dei gomiti, e anche qualcosa, quando si riesce, delle caviglie, ci sono gli scatti che possono essere buoni come no. La cosa che hanno implementato, che nella Hasbro effettivamente, poi correggetemi se sbaglio, non ho mai visto, ma è il movimento della spalla, perché qua c'è il movimento della spalla, quindi molto buono. Cosa dire di più, se non che il personaggio, per costare quello che costa, quindi siamo intorno ai 25-30 euro, è abbastanza somigliante. Difetti di pittura ce ne sono pochissimi, più di tanto si vedono soprattutto nello zaino protonico, ma sono cose veramente minime, perché sono dei particolari, niente di più. Però per il resto il painting è abbastanza buono. La somiglianza c'è, secondo me, e per questa cifra non si può pretendere di più, ma vado a farvi vedere intanto, prima di andare avanti con questo, le immagini di tutte e 6 le confezioni e quello che c'è all'interno. Ora che abbiamo visto la confezione di quello che c'è all'interno e tutto il resto, mi raccomando, rimanete fino alla fine con me, perché vi faccio vedere anche delle immagini spoiler fatte e scattate da me, quindi magari mi potete dare un parere su come vi sembrano. Ma andiamo ad inserire lo zainetto protonico, che ha un perno qua che si va ad incastrare nel foro che ha sulla schiena. Per andarlo ad attaccare si sgancia questa parte e si va ad inserire un po' come uno zainetto normale, eccolo qua, e si va ad agganciare. Io ve lo dico subito, perché
anch'io all'inizio pensavo di aver sbagliato io a posizionare lo zainetto protonico, in questo caso di Ray Stance, quello un po' più cicciottello. In realtà è proprio perché è cicciottello che si fa un po' più fatica ad attaccarlo, quindi questa parte, adesso poi ve la faccio vedere, dovrà essere messa il più giù possibile, perché altrimenti non riuscite ad agganciare lo zainetto protonico. Bene, abbiamo messo lo zainetto protonico a Winston, che come vedete è anche molto molto bello. Non so se a me piacciono un sacco, perché a me piacciono un sacco. Questo è il raggio protonico che ovviamente si può andare ad inserire nel fucile, eccolo qua, quindi fare una simulazione del fucile protonico che mentre spara. Ora gli vado a mettere in mano il fucile protonico, che è un po' difficoltoso perché le mani sono di gomma, bisogna allargargli le dita per poi riuscire a inserire il fucile protonico. Lo vado a mettere in una posa un po' plastica. Le articolazioni, tra l'altro, una cosa che forse non mi è piaciuta è che questa articolazione del polso è solo su giù. Se mettevano una ball joint piccolina forse era meglio, perché riuscivi a girarlo in tutte le posizioni, invece su e giù per esempio non riesci, ma riesci a fare solo questo movimento. Però va bene così, dai ragazzi, non ci lamentiamo, anche perché effettivamente sono action figure da pochi euro, se vogliamo. Da collezione ok, ci può stare, ma sono sempre 20, 25, 30 euro più o meno. Ok, abbiamo messo il fucile protonico in mano a Winston. La posabilità è anche abbastanza buona, non in tutti in realtà, e adesso vi farò vedere il perché, però questa è la sua posabilità e secondo me ci sta tutta. Ci sono dei dettagli che adesso vi faccio vedere, perché ho fatto delle immagini anche di quello, ma adesso vi faccio vedere anche gli altri. Mettiamo qua Winston, abbiamo, eccolo qua, Ray Stance o Stance. Ognuno ha appunto il suo gadget, il suo accessorio. Lui ha questi occhiali che permettono di vedere gli spettri, e lui appunto, se non avessimo messo questa cinta in basso non si sarebbe agganciato perché c'ha la pancetta. E vabbè, cosa dobbiamo fare? Lui è appunto Ray Stance. Poi abbiamo Peter Venkman, che è quello che si posa peggio di tutti in realtà. Lui come accessorio ha la trappola, che è molto molto bella. Non c'è, e dopo anzi vi dico anche un'altra cosa, si posa peggio perché a differenza degli altri non si riescono a piegare più di tanto le caviglie, quindi o così o così, ma se le piegate in avanti non si riesce, quindi è quello che si posa un po' peggio rispetto agli altri. Abbiamo anche il mio preferito, non chiedetemi perché, ma è il mio preferito. Adesso qua ho lasciato una zampa, ma poi ve la faccio vedere. Ma è Egon Spengler. Non so per quale motivo, ma mi piace tantissimo Egon Spengler come personaggio, e in generale quello dei 4 che preferisco è Egon Spengler e Winston Zeddemore. Quindi non so, ditemi la vostra, quale preferite come personaggio. Lui come accessorio ha questo spettrometro, mi pare di capire che si chiamasse, credo, comunque, che rileva se ci sono tracce ectoplasmatiche. Come avete visto io l'ho staccato dalla cintura. Ognuno, quasi tutti in realtà, lui ha un buchino per inserire questo accessorio. Anche Peter ha il buchino per inserire accessori, ma non si può attaccare la trappola. Mentre Ray ha un gancetto per addirittura mettere gli occhiali, e Winston anche lui ha un forellino per mettere degli accessori. In questo caso, in questi due potreste mettere lo stesso accessorio di Egon. A lui no, perché non ha il buchino e non si può attaccare, però in mano ovviamente possono tenere qualsiasi cosa. Questi sono i 4 acchiappafantasmi naturali, diciamo così, del 1984, ma abbiamo anche questa era una roba inguardabile secondo me, ma anche come action figure è inguardabile
a mio avviso, anche se ricalca molto bene il personaggio, in questo caso è Gozer. Anche qua dietro, io vi faccio vedere che qua dietro vi fanno vedere tutte le immagini, tra l'altro molto peggio, sembrano una sorta di render 3D quelle che ci sono qua dietro, e poi invece i personaggi sono molto meglio, e qua vi fa vedere come poter assemblare il Vince Clorto, spero si chiami così, comunque sia. Abbiamo appunto il nostro Gozer, che come accessori invece ha delle mani di ricambio con tutti i fulminini attaccati, che insomma sono anche carini volendo. Qua sostituite proprio la mano, perché è proprio una mano senza articolazioni che va ad inserirsi al posto di quelle che ha già in dotazione. Infine, dulcis in fundo, chi non ha accessori è proprio Dana Barrett, che, se adesso vi faccio vedere le immagini, è molto somigliante, ma insomma sembra altro che spiritata. Insomma, non mi piace molto invece come hanno fatto, mi sembrano troppo grosse le gambe, però è sempre questione di fisionomia. Lei invece sta su bene, non cade, non fa, non dice, sta su benissimo. Andiamo oltre. Io adesso ho già montato il cagnaccio malefico, ma vado ad attaccare l'ultimo pezzo che abbiamo tolto da Winston, ed eccolo qui, il cagnaccio malefico, che è molto articolato, abbastanza articolato per permettergli di fare quasi qualsiasi posa. Si chiude e apre la bocca, gira la testa, insomma le braccia, chiamiamole braccia, si muovono abbastanza, insomma può fare un sacco di mosse, in poche parole così sembra una rana schiacciata. Lasciate perdere le cose che dico, perché oggi sono così, sono abbastanza contento di aver ricevuto questo mio regalo autofatto. Ed ecco qui che sono la nostra quasi completa serie degli acchiappafantasmi, dei Ghostbusters del film 1984. Sono prodotti dalla Hasbro nella serie Plasma Series, ve lo ricordo, dai 25 ai 30 euro circa si trovano. Ora invece andiamo agli spoiler, sì, perché adesso ci sono gli spoiler. Da notare il dettaglio, perché negli zaini protonici la parte sotto, quella circolare, dove c'erano queste 4 luci che giravano mentre loro avevano lo zaino protonico in azione, ogni zaino protonico ce l'ha dipinta diversamente, un dettaglio di non poco conto. Siamo agli spoiler. Allora, spoiler numero 1. Di questa serie è uscito anche diciamo così, un action figure di Tully o Tully, che è quel personaggio un po' divertente nel primo film, con gli occhiali, che viene anche lui un po' preso dagli spiriti come Dana Barrett, e viene un po' così, viene trasformato, se vogliamo, in un cagnaccio malefico in sostanza. Ma di questa serie è uscito, dovrebbe essere una versione speciale, credo, ho fatto una fatica incredibile a trovarla, ma è uscita una versione speciale di Tully con l'altro cagnaccio malefico. Hai capito bene? Mi sta arrivando anche quello. Ma oltre a questo, questi personaggi andranno implementati con la Ecto 1, che sta uscendo sempre della Hasbro, prossimamente uscirà, e quindi dovrebbe essere tra l'altro in scala con loro. Quindi io mi sono preso questi, me li sono autoregalati, perché poi arriverà anche la Ecto 1, che ad uscita dovrebbe costare intorno ai 65-70 euro. E se è in scala come sembra dalle dimensioni, perché parlano di circa 30 cm di lunghezza,
diciamo che ci può stare. Io ho qua il righello, questo è da 30 cm per esempio, se io faccio un raffronto ci potrebbe stare, comunque sia io aspetto la Ecto 1 e quando uscirà vedrete anche quella, oltre a Tully e il Cagnaccio Malefico. Altro spoiler, sì, ce ne sono altri. Per questi personaggi ho in mente di portarvi sul canale dei contenuti, ormai si chiamano contenuti, che riguardano la realizzazione di diorami per questi personaggi. Ho in mente già qualche progettino fatto, ci sto pensando. La solita caserma sì, si potrà fare, anche se è abbastanza ormai fatta trita e ritrita, ma ho intenzione di fare un'altra cosa, poi la vedrete sul canale. E a parte quest'altro spoiler, ne vedrete altre di cose inerenti sempre ai Ghostbuster e inerenti ad altre action figure che arriveranno, mi stanno arrivando. Ne ho prese solo 2 in questo caso perché è una serie che mi è piaciuta particolarmente, ma lo vedrete in un prossimo video. A questo video insomma diamo la fine perché siamo arrivati alla fine, e da Alex e Anime dal Mondo è tutto, e ricordatevi di rimanere con me iscrivendovi e cliccando la campanella che trillate come dei matti quando arrivano i miei video. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!